Allora, Iran, che fare in una situazione che è storica, senza ombra di dubbio. Ecco, dal mio punto di vista questa è un'occasione storica. È un'occasione storica perché se gli americani e gli israeliani, magari auspicabilmente con il consenso e il supporto di alcuni, almeno alcuni principali paesi europei, riescono a cambiare il regime, ad abbattere il regime teocratico iraniano, farebbero comunque una cosa buona e giusta. Buona e giusta per gli iraniani e per l'assetto complessivo della regione implicata, che è estremamente problematica per diversi motivi che sappiamo. È un'occasione storica e dal mio punto di vista non dobbiamo farcela scappare, non dovremmo farcela scappare. Il regime è particolarmente indebolito, governa dal 79 in maniera, ripeto, anti-occidentale, in particolar modo anti-americana, è una dittatura di fatto religiosa e ha fatto una politica estera sempre più aggressiva e conflittuale, finanziando, sostenendo i diversi estremismi che ben sappiamo, da Hamas agli Hezbollah, e complicando le varie situazioni in Siria, in Iraq e non solo. Ora, quindi è un'occasione per mettere ordine ad un'area, ripeto, complicata. Chiaramente anch'io mi sono chiesto perché gli americani hanno deciso di intervenire, e questo è una domanda perché, che ha un suo senso, perché chiaramente la preoccupazione principale degli americani era legata alla Cina e alla Russia, in particolar modo alla Cina ovviamente. Spostare, si dice, no? Si teme tuttora, anche in America, anche nel suo stesso elettorato, le attenzioni, le forze da Taiwan, per capirci, e anche dalla Russia verso l'Iran, rischia paradossalmente di favorire proprio il maggiore competitor, che è quello cinese e il nemico russo di fatto. E questa è una valutazione da tenere sicuramente presente. Dal mio punto di vista la valutazione di Trump e del suo staff chiaramente è stata questo è quello che io posso capire chiaramente. Innanzitutto l'opportunità di mettere ordine in un contesto geopolitico storicamente estremamente problematico, che vede fuori gli Stati Uniti d'America dal punto di vista degli interessi economici. Quindi rientra in pieno nella logica trumpiana di allargare, di potenziare l'economia americana, far rientrare in un ambito filoamericano l'Iran, che è un paese estremamente ricco, chiaramente, con grande potenzialità, rientra nella coerenza della logica trumpiana e anche politica americana, storica, tra le altre cose. L'idea anche di dare allo stesso tempo, come è stato fatto di fatto anche in Venezuela, una lezione, un chiaro segnale a Russia e Cina, togliendo a uno il maggiore alleato dell'area, la Russia, no? E all'altra, alla Cina, un partner commerciale molto forte. È chiaro che si dà immediatamente l'ennesimo segnale forte, e questo è un'altra motivazione, a mio avviso, che ha spinto gli americani a intervenire. Il terzo, più personale, più esistenziale, io credo poco a questi elementi, però un pochettino c'entrano. Cioè l'uomo è sicuramente, come tutti i politici di fondo, chi più chi meno, un egocentrico, e
insomma, poi Presidente degli Stati Uniti d'America, ambisce, a mio avviso, ambisce di passare alla storia del paese, alla storia in generale, e sicuramente, insomma, è abbastanza intelligente da capirlo, e lo è, se risolve la questione iraniana entra nella storia. C'è poco da fare in maniera positiva, la storia americana sicuramente, ma non solo nella storia americana. Queste le prime considerazioni che faccio, quindi un'occasione a mio avviso da non farsi scappare, approfittare della debolezza, perché se posticipiamo, se gli permettiamo di riorganizzarsi, il problema rimane nei prossimi anni non solo con la repressione presente in Iran, ma rimane dal punto di vista geopolitico nell'area, mi pare evidente. Un'altra considerazione che faccio: Trump ha un modo interessante di agire, che secondo me non tutti i commentatori hanno capito. Vi propongo questa lettura. Lui è un empirista radicale, un jungiano per certi aspetti, agisce dal punto di vista esperienziale, prova, vede le reazioni dell'antagonista, della situazione in generale, poi inquadra meglio il problema e decide. Unito a questo ha una certa, come dire, verve piuttosto, come dire, dichiarativa, è molto così sincero per certi aspetti, molto diretto, alle volte piuttosto grezzo, altre volte molto meno, ma al di là di questo il suo empirismo non è per nulla impolitico, anzi è politico, perché anche in questo caso valuta la reazione del governo iraniano, gli avverte che hanno una possibilità, loro mi pare che abbiano scelto una strada completamente opposta, hanno eletto un estremista e quindi le prospettive in campo tuttora sono diverse, quindi non ha una strategia con un unico finale, ma con diversi scenari aperti. Io credo che questo sia oggettivamente un pregio, non un difetto. Chiaramente devono essere degli scenari che abbiano un obiettivo di un cambiamento, questo è evidente. Questo è evidente. Le prospettive principali sono chiaramente due, o di un, come dicono in molti, di un cambio di leader, di una leadership moderata e sostanzialmente aperta al dialogo, quantomeno, se non filo-occidentale, e l'altra prospettiva invece più dura è di un cambiamento, di un regime change, cioè sostanzialmente di un abbattimento della teocrazia. Io credo che a questo punto le prospettive, io francamente non ne vedo una terza, ecco, non ne vedo una terza, perché sarebbe una sconfitta, quella terza, e io francamente non riesco al momento a cioè non credo che sia una cosa molto probabile. Quantomeno non credo che Trump la accetterebbe, giustamente. Le polemiche, come al solito nel nostro paese, sono sempre di basso profilo dal punto di vista politico. Il dibattito politico in questo paese è purtroppo di basso livello. Le argomentazioni che ho sentito, perché attaccate l'Iran e non altre dittature. Ho sentito Travaglio, ad esempio, dire un'affermazione proprio di questo tipo, no? Io credo che un bambino della seconda asilo potrebbe avere questo livello di analisi. Credo che già negli ultimi anni dell'asilo sia più facile un'elaborazione superiore, diciamo così. È evidente che nella politica, insomma, esistono i contesti, esiste la geopolitica, esistono le situazioni, e le situazioni non esiste l'astrazione, no? Le astrazioni non sono il mondo della vita reale, è ovvio che l'Occidente, gli americani, come tutte le forze politiche, come tutti i paesi, come da sempre nella politica, si valutano le diverse situazioni, le diverse opportunità.
perché non attaccate l'Arabia? Ma l'Arabia è un paese alleato, è un paese che riguarda l'85% del mondo arabo, un paese sunnita, dove non mi risulta ci siano morti in piazza, dove il re sta facendo, sono appena tornato dall'Arabia Saudita, a mio avviso un buon lavoro di apertura. C'è un sistema economico che sta andando piuttosto bene, in Iran c'è una crisi economica che ha oramai annullato il valore della moneta e le donne, in particolar modo i giovani, hanno patito e stanno patendo una durissima repressione. Mi limito a questo, ma insomma il livello è troppo basso perché io prosegua oltre. Ci sono quelli che parlano di diritto internazionale, anche qua l'argomento è sostanzialmente risibile, astrattamente serio, ma risibile nella sostanza. Facciamo notte con l'elencazione delle guerre fatte senza alcun avallo, straccio di consenso ONU o di organismi internazionali. Molte volte quelle fatte con l'avallo degli organismi internazionali sono quelle che magari avevano anche meno senso o quantomeno discutibili. Il diritto internazionale viene spostato e tirato per la giacchetta in relazione alle convenienze sostanzialmente politiche. Il Parlamento italiano ha dimostrato di essere piuttosto inconsistente perché la posizione la conosciamo, il doppiopesismo della sinistra oramai è tragicomico, se governa la sinistra si possono fare le guerre, se una guerra nella destra non si può fare e viceversa, insomma il solito teatro delle parti. La destra è andata in Parlamento con i ministri Tajani e Crosetto a essere, come dire, imbarazzante per certi aspetti perché dichiarare non sappiamo, nessuno sapeva, il capo del governo sceglie di non venire per prendere tempo, insomma non hanno fatto una, a mio avviso, bella figura. La parte, diciamo, potenzialmente mia, liberal democratica, anche quella ne esce ai miei occhi personali male, perché? Perché ho sentito Calenda dire fondamentalmente la democrazia non si esporta, ho sentito che è un errore, ho sentito Renzi, Renzi è più intelligente, sicuramente più colto, più attento, però sostanzialmente elude il tema, butta la palla in aria, dice altro perché è entrata in una coalizione che è un minestrone, quindi non gli conviene dire le cose che pensa, penso più o meno quello che penso io. Ritengo che i liberali in realtà la pensino più o meno come la penso io, solo che non lo dicono, non possono dirlo o per convenienza politica o per opportunità politica o per strategia politica sbagliata però. Ho sentito anche Boldrin, che ha appena fondato questo movimento ora, prendere una posizione ancora una volta completamente sbagliata, a mio avviso, di politica estera, con posizioni molto simili a quelle della sinistra. Ho letto qualche articolo di Limes, la posizione di Limes era sempre la stessa, l'America è un impero in crisi, io credo che Caracciolo abbia perso da anni oramai lucidità. Insomma, il dibattito politico in questo paese, a mio avviso, è di basso profilo. Io ripeto, abbiamo una grande possibilità, gli iraniani vogliono l'intervento degli americani, la grande maggioranza degli iraniani lo vuole, lo desidera e vuole un cambiamento democratico. Questa è la verità. Tradire le aspettative di un popolo sarebbe un errore. Non far rientrare questo paese in un alveo occidentale sarebbe un errore per gli iraniani e per la stabilità dell'area. Auspico con grande forza che almeno i principali paesi dell'Unione Europea
Germania, Inghilterra e Francia, sostengano, dopo una prima timidezza, accanto di fatto già all'Arabia Saudita, e non solo, un intervento americano anche per controllare Trump e gli israeliani, per mettere in tutela e garanzia dal nostro punto di vista, che deve rimanere europeo, un'area che non deve diventare di esclusivo dominio americano. Però questo è il momento in cui noi dobbiamo entrare e portare buon senso, ne abbiamo una grande occasione. Ho sentito dire Trump che vuole meno il cambiamento, vuole un cambiamento del leader. La battutaccia, diciamo, degli iraniani è stata: ma non può decidere neanche il cambio del sindaco di New York. Non lascia ben sperare con possibilità, diciamo, di dialogo. Sarebbe da rispondergli che l'America è una grande democrazia, non è un'autocrazia, ma non credo che valga la pena discutere con i dittatori, la cricca religiosa che governa l'Iran. Bisognerebbe abbatterla con durezza. Questo è il mio auspicio, e portare la libertà e la democrazia in un paese che a larga maggioranza la aspetta.